Buongiorno amici, oggi andremo a fare un altro bel giretto con la moto e insieme ad altri ragazzi Winger andremo a toccare, tanto per cambiare, il territorio francese. Faremo 4 colli per poi rientrare di nuovo in Italia. Quali sono questi colli? Bene, lo scoprite durante il video. Se la cosa vi interessa vi aspetto dopo la sigla. Ma prima, come al solito, vorrei invitarvi a iscrivervi al mio canale. Come fare è semplicissimo, basta cliccare sulla parola iscriviti che trovate qua sotto. Bene ragazzi, pronti per questa nuova avventura? E allora sigla. Oggi viaggeremo freschi, meno male. Dove trovare i ragazzi qui al parcheggio? Eccoli là. Buongiorno. Ragazzi recuperati e si va verso il confine italo-francese. Prima ovviamente facciamo colazione. Siamo a Cavour. Colazione. Colazione fatta. Oh, qui c'è tanto mais come coltivazione. Qua invece è pieno di meli e di kiwi. Ci siamo ricongiunti con gli altri, adesso siamo 4 equipaggi e continuiamo il nostro viaggio verso la Francia. Anche Cuneo l'abbiamo raggiunta. Facciamo la panoramica per raggiungere la strada che ci porta poi su al primo colle. Oh, me la sono vista di fronte. Faremo una bellissima panoramica sopra il paese di Demonte. Questa strada non è trafficata, non c'è nessuno. Siamo nel cuore della strada militare. Ah, questo sì che è un bel ponte. Verso il primo colle, che è quello della Lombarda. Affrontiamo una serie di tornanti. Tanti tornanti, uno dietro l'altro. Dal GPS vedo ne mancano 2. Ma sì, la passa tanto. L'aria comincia a essere più fresca. Salire alla Lombarda dal lato italiano e il paesaggio è completamente diverso da quando l'ho fatta scendere. È imponente questa montagna di fronte. Costruzioni militari. Paesaggio veramente curioso. A sinistra andiamo verso il colle della Lombarda, mentre dritto si va verso il santuario di Sant'Anna. Bella quella gola. Ovviamente i ciclisti non possono mancare. E dove stanno? In mezzo alla strada. Mamma mia, si passa a stento. Stiamo per arrivare in cima. Panorama meraviglioso, bellissimo, spettacolo. Di fronte c'è il colle, la sommità. Arrivati al primo colle della giornata, siamo a quota 2351 e questo è il colle della Lombarda, sulle Alpi Marittime, e se vi ricordate ci siamo stati poco tempo fa. Separa la Francia dall'Italia. Sul versante italiano è famosissimo il santuario di Sant'Anna, abbiamo visto poco fa il video che portava su. Sul versante francese invece la stazione sciistica Isola 2000, nata poco più di 50 anni fa. Noi adesso ci riposiamo un attimo e ripartiamo il nostro viaggio per andare verso il colle della Bonette. Stiamo scendendo dalla Lombarda, direzione colle della Bonette. Mamma mia, completamente nudo. Eccola lì di fronte, Isola 2000.
È talmente larga questa strada che sembra un'autostrada in montagna. Nonostante di settimana c'è tanta gente in questo momento sulla strada, senza luci, i ciclisti, certo. Ditemi voi se è normale che devono stare al centro della strada. Bella anche la discesa, ha il suo fascino. Come sempre il paesaggio montano è meraviglioso. Questo è il villaggio di Isola. Abbiamo lasciato Isola, direzione Col della Bonette, mancano 38 km alla cima. Quando si lascia la quota si va giù, il caldo si fa sentire. Siamo a Saint-Étienne-Tinée, qui poi partirà la strada per andare su alla Bonette. Ecco il cartello. Oh mio Dio, questo sì che è uno spettacolo. E iniziamo la nostra salita verso il colle della Bonette. Bello questo tratto di strada. 22 km alla Bonette. Parco Nazionale del Mercantour. Entriamo in questo momento. La cascata. Ci seguono. Li ho fatti passare. Bellissima. Il paesaggio è sempre più bello. Diciamo che come percorso è abbastanza dolce, lieve, si sale benissimo. Villaggio di montagna. Anche i tornanti sono molto dolci, si fanno senza difficoltà. Anche in questo caso il panorama è da mozzafiato. Bellissimo, il paesaggio è sempre più bello. 8 km alla cima. Queste sono le caserme militari che si trovano giusto sotto la Bonette. È sempre più affascinante qui il paesaggio. Si vede la roccia scavata e tagliata a mano per far posto alla strada. E beh, più si sale, più il paesaggio è spettacolare. Non siamo ancora in cima, manca ancora qualcosina. Wow, che spettacolo. Lì davanti sembra un paesaggio lunare. Mamma mia. Caspita, che strano paesaggio. Siamo quasi in cima alla Bonette. Questa è la cima della Bonette. E a questo punto noi di qua andiamo a fare il tour della Bonette. Ed è un paesaggio spettacolare, bellissimo. Paesaggio meraviglioso. Questo qui è il giro a senso unico che si fa in cima alla Bonette. Sembra di stare sull'Etna. E grazie a questo giro di strada asfaltata rende la strada della Bonette la strada asfaltata più alta d'Europa. Mentre il colle è più basso, addirittura più basso se ricordo dello Stelvio. E effettivamente qua si gode di un paesaggio meraviglioso, bellissimo. Stiamo arrivando in cima alla Bonette. Troviamo posto. Ecco, c'è anche il posto.
Siamo arrivati anche in cima al colle della Bonette, o meglio questo non è proprio il valico, il passo della Bonette, ma qui siamo in cima alla Bonette. Ci troviamo a 2 passi dal confine italo-francese. Questa strada si trova tra la città di Barcelonnette e Santo Stefano di Tinia, lungo la D64 a 2715 metri. È un valico alpino delle Alpi Marittime situato in Francia, Dipartimento delle Alpi Marittime, e percorso da una delle strade più alte d'Europa. Siamo arrivati proprio in cima, partendo dall'Italia, passando da Santo Stefano, e fin dalle prime curve si può ammirare l'intero paesaggio. Le curve sono dolci fino ad arrivare in cima. Grazie al senso unico in cima alla Bonette è possibile ammirare il paesaggio e il panorama a 360 gradi che abbiamo visto poco fa. Lungo la salita abbiamo passato il Camp de Fourche, il campo dei forconi, che altro non sono delle antiche caserme militari. Riprendiamo la nostra marcia sempre sull'anello che c'è in cima alla Bonette e il paesaggio è sempre meraviglioso. Bene, iniziamo la discesa. Comunque per chi viene qui al Col della Bonette deve fare il giro di tutta la cima, merita veramente tantissimo. Anche a scendere la strada non è male, scende dolcemente. Un fortino. Ci fermiamo qui, ma qui non c'è l'ombra. Curiosa quella formazione di rocce a terrazzamento, sembra fatto apposta, ma dall'uomo, non so se è naturale o meno. E sì, sono strane queste rocce, viste da vicino si capisce che è una formazione naturale. Qui tutto il paesaggio è particolare. Mi hanno fatto la foto. Scendendo di quota qualche albero comincia a vedersi. Non so se si riesce a capire dal video, ma la strada è abbastanza ripida. Qualcuno qui ha frenato. Sto costone è imponente, bellissimo, che spettacolo. È finita anche la discesa dalla Bonette. Ci dirigiamo verso il terzo colle e andremo a Col de Bar. E guardate sta roccia, guardate quelle fortificazioni lassù in cima, sono proprio a strapiombo sulla roccia. Iniziamo a salire verso il Col de Bar. Questa strada l'ho fatta sempre a scendere, non l'ho mai fatta a salire, ma c'è sempre una prima volta. Adesso sì che ci arrampichiamo sul bar. Che belle le montagne. Ci fa la foto? C'è un po' di vento, almeno così ci porta un po' di frescura. Stiamo per arrivare in cima. Sti muretti non me li ricordo, li hanno fatti da poco. Eccola sul Col de Bar. Ce n'è di moto. Terzo colle della giornata, siamo al Col de Var, ci siamo fermati tutti assieme
qua c'è il nostro orso yogi, che bello No, non è orso yogi, orso baleno, orso baleno. Ah, orso baleno. Yogi è un altro. Orso. Abbiamo il nostro orso baleno, adesso ci fermiamo, forse prendiamo qualcosa da bere, anche perché il prossimo colle che faremo non c'è bar, non c'è non c'è nulla, non c'è nulla. Ci fermiamo e poi ripartiamo. Abbiamo lasciato il Col de Var, adesso scendiamo giù, andiamo in direzione di Ghiestre e poi ovviamente il Colle dell'Agnello e quindi Italia. La discesa dal Col de Var offre un paesaggio meraviglioso, un panorama stupendo. Abbiamo lasciato la discesa del Col de Var e adesso ci portiamo verso il Colle dell'Agnello. Siamo entrati nella zona delle boucle d'Izoard, sono circa 2 km di curve in mezzo a queste gole bellissime. Che bello! Assomigliano un po' alle Gorge d'Alui per il colore rosso. Questa è stretta. La cascata, ci bagniamo un po'. Adesso siamo nella vallata dell'Izoard e quello che c'è qua a destra è il torrente Izoard. Ditemi voi se questo non è uno spettacolo. Bella sta zona, stupenda. Quello è un bel maniero. Château Queyras. C'è tanto vento. Abbiamo lasciato la strada in piano per la salvezza Pilvei e abbiamo preso la salita per arrivare su in cima all'Agnello. Anche per quanto riguarda l'Agnello, questa è la prima volta che faccio questo versante in salita, l'ho sempre fatto in discesa e adesso inizia la salita dura. E quella è una bella vallata, è enorme, bellissima. Che bel vallone! E si continua la nostra salita verso il Colle dell'Agnello e quindi verso l'Italia. Ci avviciniamo al colle, alla sommità. Poi, ma è possibile i ciclisti che devono stare sempre accoppiati? Si comincia a vedere il colle e laggiù 3 km alla sommità. Ah, qui c'è un paesaggio meraviglioso. Che spettacolo meraviglioso! 1 chilometro! C'è ancora un po' di neve. Il Colle dell'Agnello si trova ad una quota di 2748 metri ed è un valico alpino delle Alpi Cozie, nonché il secondo valico automobilistico più alto d'Italia e il terzo in Europa, preceduto soltanto dal Colle dell'Iseran nelle Alpi francesi e dal passo dello Stelvio nelle Alpi dell'Ortles, situato a sud-ovest del Monviso tra il Pan di Zucchero e la punta dell'Alp, collegando così l'Italia alla Francia dal comune piemontese di Ponte Chianale a quello francese di Moulins-en-Queyras del Dipartimento delle Alte Alpi. È stato inaugurato nel 1973, ampliando così una preesistente strada militare sterrata. Infatti si hanno notizie di una mulattiera a partire dal XVII secolo, quando il tracciato era principalmente utilizzato per consentire ai pastori della zona di commerciare il proprio formaggio raggiungendo i maggiori mercati locali.
è stato meta di transito di svariate tappe del Giro d'Italia e del Tour de France e meta consueta di campi estivi da parte di astrofili, offrendo uno dei siti di osservazioni con il cielo più buio, incontaminato e accessibile con vetture normali. E siamo in Italia, stiamo scendendo dal Colle dell'Agnello verso Ponte Chianale e poi Cuneo e ovviamente casa. Sono particolari queste nuvole che si alzano piano piano dal vallone. Mi sa che ci aspetterà il brutto tempo. Scendendo dal Colle dell'Agnello, arrivati a Ponte Chianale, c'è sto bellissimo lago. Credo che sia anche balneabile. E siamo sulla stessa strada che eravamo stamattina, però questa volta siamo di ritorno a casa e come al solito passiamo dall'abbazia di Staffarda, confine Cuneo-Torino, e si ritorna a casa. Sono distrutto. Siamo arrivati a casa dopo questa bellissima giornata, abbiamo fatto quasi 430 km. Abbiamo toccato il Colle della Lombarda, Col della Bonette, Col de Var e siamo rientrati in Italia dal Colle dell'Agnello. Sono esausto, sono stanchissimo, ma sono stato veramente bene. E raccontare un viaggio del genere in pochi minuti per il video è veramente dura. Comunque ci provo e spero che sia di vostro gradimento. Se così è, mettete un like a questo video, che è il pollicione verso l'alto. E come disse il buon amico Cerechini, casco in testa e ben allacciato, luce accese anche di giorno e prudenza sempre. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.